Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo angelo ad uncinetto. Possiamo appenderlo all'albero facendo un'asolina qui dietro, oppure se volete potremmo inserirlo in un calice o anche nella parte alta di una bottiglia, in modo che possa stare in piedi da solo, e io l'avevo pensato così. E all'interno del calice possiamo inserire una fila di lucine LED per renderlo un meraviglioso addobbo di Natale da mettere su una mensola, sul tavolo, dove preferite. Lo schema è mio, originale, ho lavorato tanto a questo schema perché venisse così, spero tanto che vi piaccia. Fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. Penso proprio che dividerò in due il tutorial. In questa parte vi faccio vedere come fare tutto l'angelo e come montare tutto l'angioletto, e poi faccio un tutorial solo per le ali. Le ali sono fatte anche con l'uncinetto tunisino e con un punto che penso di essermi inventata, non l'ho mai visto da nessuna parte, ma dà questa bella trama alle ali. Quindi vi spiego tutto passo passo, non è un tutorial per principianti, ma se siete da un po' avvezzi all'uncinetto, secondo me questo è un meraviglioso lavoro per Natale, per noi, o un prezioso regalo. Per fare l'angelo ho usato il Câble 5 che mi avete visto usare tantissime volte. Io uso questo della Ispe, e se volete acquistare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove trovate il Câble in tantissimi colori diversi. Per l'angelo ho usato il bianco e ho usato un uncinetto da 2 mm. Nel tutorial, perché vediate meglio i punti, uso il duetto e un uncinetto da 3,5 mm, ma è solo perché vediate meglio i punti. Vi consiglio di farlo con il cotone. Oltre al filato e all'uncinetto ci servono solo una forbice, un ago da lana, un po' di ovatta, e per l'aureola ci serve un po' di fil di ferro. Io uso questo che è sottile e malleabile e lo taglio con un tronchesino. Per quanto riguarda il sostegno, io ho usato un calice di questi in plastica. Dove ho acquistato questo non avevano quelli con il gambo staccato, ma ci sono anche quelli flute, spesso sono con il gambo staccato, e quindi avete già solo la parte che vi serve. Io ho comprato questo e poi l'ho tagliato con un taglierino. State attenti a non farvi male e lo tagliate all'altezza che vi serve, in modo che poi serva come sostegno all'angelo e sia abbastanza giusto con la lunghezza della gonna. In ogni caso nel tutorial vi spiego come allungare la gonna nel caso vi servisse. Se non trovate questi bicchieri, o se non volete acquistare questi bicchieri, potreste usare la parte sopra di una bottiglietta di plastica da mezzo litro. La tagliate alla misura che vi serve e avete già tutto quello che vi serve. Tagliate anche il collo della bottiglietta e tenete solo la parte rotonda alta. Oppure, come dicevamo prima, potreste appenderlo all'albero e quindi non serve nessun tipo di sostegno. E siccome so che me lo chiederete, l'angelo con l'aureola è alto circa 17 cm. Per quanto riguarda la fila di luci LED, io uso queste, ho comprato queste quest'anno su Amazon. Se vi serve vi lascio il link nella descrizione del video, e semplicemente le inseriamo nel bicchiere, ed eventualmente, se vogliamo nascondere la batteria, possiamo fare come abbiamo fatto l'anno scorso con i vasetti ricoperti, mettendo alla base un po' di ovatta, e in questo modo camuffiamo anche la batteria. Fatemi sapere cosa ne pensate regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video, e mi raccomando, se rifate questi angioletti
taggatemi nelle vostre foto. Sapete che potete farlo in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate i link nella descrizione del video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Teniamo una codina di filo lungo all'inizio e facciamo un cerchio magico. Lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e nella terza catenella dell'uncinetto lavoriamo 2 punti alti non chiusi, filo sull'uncinetto, porto fuori il filo, chiudo 2, filo sull'uncinetto, porto fuori il filo, chiudo 2 e le catenelle iniziali contano come un altro punto alto non chiuso. Chiudiamo tutto insieme e facciamo una catenella. E vediamo la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. 3 volte filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e mi fermo qui. E ogni volta che chiudiamo 2 fili insieme si crea un filo, questo obliquo, che attraversa la barretta che lavoriamo. Andiamo a lavorare nella seconda chiusura. Questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza. Lavoriamo nella seconda, 2 punti alti non chiusi, filo sull'uncinetto, prendiamo questo filo e anche quello dietro, porto fuori, chiudo 2 e mi fermo qui, filo sull'uncinetto, porto fuori, chiudo 2 e ancora come prima abbiamo 3 punti alti non chiusi che chiudiamo insieme, 3 catenelle e 3 punti alti chiusi assieme nello stesso punto, 1, 2, 3, chiudiamo insieme e una catenella e questo è quello che ripetiamo per tutto il giro. In totale lavoriamo 11 di queste ripetizioni. Quindi adesso 3 volte filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio, portiamo fuori, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, nella seconda chiusura qui lavoriamo 2 punti alti non chiusi, 1, 2 e chiudiamo insieme con questo pezzo del punto alto triplo che funge da punto alto non chiuso, chiudiamo tutto insieme, 3 catenelle e 3 punti alti chiusi assieme nello stesso punto, 1, 2, 3 e chiudiamo tutto insieme e una catenella e ripetiamo così in totale 11 volte e poi alla fine completiamo anche la prima ripetizione. Ho lavorato 11 ripetizioni intere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e adesso completiamo anche la prima ripetizione. Lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme nel punto in cui avevamo lavorato gli altri 3, 1, 2, 3 e chiudiamo insieme e sostituiamo l'archetto di 3 catenelle con una catenella e un mezzo punto alto che lavoriamo nei 3 punti alti chiusi assieme. In questo modo siamo al centro di questo archetto di 3 catenelle e da qui iniziamo il giro 2. Nel giro 2 lavoriamo solo negli archetti di 3 catenelle del giro 1. Iniziamo in questo archetto lavorando 3 punti alti doppi chiusi assieme, sostituiamo il primo con 4 catenelle e ne lavoriamo altri 2. 2 volte filo sull'uncinetto, chiudo 2 e mi fermo qui e ne lavoro un altro e chiudiamo tutto insieme e questa prima ripetizione la completiamo alla fine del giro. 4 catenelle,
un punto basso nel prossimo archetto di 3 catenelle, 4 catenelle e nel prossimo archetto lavoriamo 3 punti alti doppi chiusi assieme, 1, 2, 3 e chiudiamo tutto insieme, 3 catenelle, 3 punti alti doppi chiusi assieme. E andiamo avanti così, 4 catenelle, un punto basso nell'archetto di 3 catenelle, 4 catenelle e ripetiamo. Nel prossimo archetto di 3 catenelle lavoriamo 3 punti alti doppi chiusi assieme, 3 catenelle, 3 punti alti doppi chiusi assieme e poi ancora 4 catenelle, un punto basso, 4 catenelle e ripetiamo così per tutto il giro e poi alla fine vediamo come completare anche la prima ripetizione. Alla fine completiamo la prima ripetizione lavorando 3 punti alti doppi chiusi assieme nel primo archetto, e sostituiamo l'archetto di 3 catenelle con una catenella e un mezzo punto alto lavorato nei 3 punti alti doppi chiusi assieme. Il giro 3 è del tutto simile al giro 2. Negli archetti di 3 catenelle lavoriamo come prima, 3 punti alti doppi chiusi assieme, 3 catenelle, 3 punti alti doppi chiusi assieme. Poi lavoriamo 6 catenelle anziché 4 e un punto basso nel punto basso e 6 catenelle. Quindi adesso 4 catenelle e 2 punti alti doppi non chiusi e chiudiamo tutto insieme, 6 catenelle, un punto basso nel punto basso, 6 catenelle e nell'archetto di 3 catenelle 3 punti alti doppi chiusi assieme, 1, 2, 3 e chiudiamo insieme, 3 catenelle, 3 punti alti doppi chiusi assieme. E ripetiamo così per tutto il giro e poi alla fine come prima completiamo la prima ripetizione. Alla fine completiamo anche la prima ripetizione lavorando 3 punti alti doppi chiusi assieme nel primo archetto. Sostituiamo l'archetto di 3 catenelle con una catenella e un mezzo punto alto che lavoriamo sui primi 3 punti alti doppi chiusi assieme. E da qui iniziamo il giro 4. Una catenella che non conta come punto e un punto basso in questo archetto. 4 catenelle. Iniziamo un punto alto quadruplo 4 volte filo sull'uncinetto nel punto basso del giro precedente. Chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e mi fermo qui. E questa volta abbiamo 4 chiusure. 1, 2, 3, 4. Nella terza chiusura lavoriamo 2 punti alti non chiusi. Filo sull'uncinetto, come prima entriamo in questo filo e in quello sotto e lavoriamo 2 punti alti non chiusi. E chiudiamo tutto insieme, 4 catenelle e 3 punti alti chiusi assieme nello stesso punto.
4 catenelle e ripetiamo un punto basso nell'archetto di 3 catenelle, 4 catenelle e nel prossimo punto basso lavoriamo un punto alto quadruplo non chiuso. Nella terza chiusura lavoriamo altri 2 punti alti non chiusi e chiudiamo tutto insieme, 4 catenelle, 3 punti alti chiusi insieme nello stesso punto, 4 catenelle. Andiamo avanti così e completiamo tutto il giro. Questo punto è molto simile a quello del primo giro. Qui iniziavamo un punto alto triplo e qui è quadruplo, quindi è la stessa cosa, solo è un po' più alto. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso, una catenella che non conta come punto e un punto basso nel punto basso. Lavoriamo 5 catenelle e nell'archetto di 4 catenelle lavoriamo 3 punti alti doppi chiusi assieme, tre catenelle, 3 punti alti doppi chiusi assieme. Cinque catenelle e ripetiamo un punto basso sul punto basso del giro precedente, 5 catenelle e nell'archetto di 4 catenelle del giro precedente lavoriamo 3 punti alti doppi chiusi assieme, 3 catenelle, 3 punti alti doppi chiusi assieme e continuiamo così per tutto il giro. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e nella terza catenella dell'uncinetto lavoriamo 2 punti alti non chiusi. 1, 2. Chiudiamo tutto insieme, 4 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme nello stesso punto, quattro catenelle e un punto basso nell'archetto di 3 catenelle del giro precedente e ripetiamo 4 catenelle, un punto alto triplo non chiuso nel punto basso del giro precedente, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e abbiamo 3 chiusure esattamente come nel giro 1 e nella seconda chiusura lavoriamo 2 punti alti non chiusi, 1, 2 e chiudiamo tutto insieme. 4 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme nello stesso punto. Quattro catenelle e così via. Un punto basso nell'archetto di 3 catenelle e ripetiamo così per tutto il giro. Questo punto è esattamente uguale a quelli che facevamo nel giro 1, solo che questa volta nell'archetto lavoriamo 4 catenelle, lavoriamo un punto basso nell'archetto di 3 catenelle del giro precedente e separiamo con 4 catenelle. Lavoriamo così tutto il giro e alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nei primi 3 punti alti chiusi assieme. Alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nei primi 3 punti alti chiusi assieme e camminiamo con punti bassissimi
fino al centro di questo archetto. E qui lavoriamo un punto basso nell'archetto, 5 catenelle, e ripetiamo così per ogni archetto del giro. Nel prossimo archetto un punto basso e poi 5 catenelle, un punto basso, 5 catenelle, e ripetiamo in questo modo per tutto il giro, lavorando un punto basso in ogni archetto e separando sempre con 5 catenelle. Alla fine del giro sostituiamo l'ultimo archetto di 5 catenelle con 2 catenelle e un punto alto nel primo punto basso del giro. In questo modo ci troviamo al centro di questo archetto, che è dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro. Quest'ultimo giro che abbiamo lavorato lo potete ripetere tutte le volte che serve per arrivare alla lunghezza che vi serve per la gonna del vostro angelo. Nel mio caso lavoro un altro giro di archetti, quindi adesso nell'archetto un punto basso, 5 catenelle e ripetiamo così per tutto il giro. E anche in questo caso completiamo il giro sostituendo l'ultimo archetto con 2 catenelle e un punto alto nel primo punto basso del giro. Una volta che avremo lavorato tutti i giri di archetti che ci servono, lavoriamo un ultimo giro, un punto basso in questo archetto, 2 catenelle, un punto alto nel prossimo archetto, 3 catenelle, e ripetiamo un punto alto, 3 catenelle in questo archetto altre 2 volte, 1, 2, un punto alto nello stesso archetto, 2 catenelle e ripetiamo un punto basso nel prossimo archetto, 2 catenelle, e nell'archetto ancora successivo lavoriamo un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, e poi lavoriamo 2 catenelle, un punto basso nell'archetto successivo, 2 catenelle e ripetiamo così per tutto il giro. Alla fine chiudiamo il giro lavorando un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E la gonna è pronta. Ora, lavorando di nuovo nel cerchio magico della gonna che non abbiamo mai chiuso, ci agganciamo per iniziare a lavorare il corpo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo che stiamo usando, estraiamo l'uncinetto e lavoriamo intorno al cerchio magico partendo dal primo punto, quello che abbiamo sostituito con le catenelle. Voi tenete il filo ancora più lungo del mio, il mio non è molto lungo, lo fate girare intorno così, passate sotto, portate fuori l'asola e lavorate una catenella. Ed ora lavoriamo un giro di punti bassi nel cerchio magico della gonna, lavorando tra un punto e l'altro del giro 1 della gonna. Qui lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, spostiamo il primo punto e tra il primo punto e l'ultimo lavoriamo un punto basso. E se volete nel frattempo potete nascondere anche la codina di filo che stiamo usando adesso. Spostiamo un altro punto e lavoriamo 2 punti bassi nel cerchio. 1, 2. Spostiamo un altro punto e lavoriamo un punto basso. E andiamo avanti così,
Una volta tra un punto e l'altro lavoriamo 2 punti bassi e poi solo uno e alterniamo così per tutto il giro. 2 punti, un punto. Alla fine del giro ci saranno 18 punti bassi nel giro 1 del corpo. Questa è la codina del cerchio magico della gonna e voi tenetela più lunga. Non serve chiudere il cerchio, ma questo cerchietto deve avere la grandezza dei 18 punti bassi ed è una cosa che succede in maniera abbastanza automatica quando lavoriamo i punti, ma se questo cerchio dovesse essere molto più grande basta tirare il filo in modo che abbia la grandezza appunto dei 18 punti bassi che abbiamo appena fatto. Da qui in poi lavoriamo il corpo e la testa dell'angelo a spirale, quindi mettiamo un pezzetto di filo o un marker per segnare l'inizio del giro. Nel giro 2 e nel giro 3 del corpo lavoriamo 18 punti bassi, un punto in ogni punto. Nel giro 4 lavoriamo 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo solo il filo verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e lavoriamo 4 punti, una diminuzione per tutto il giro. Il giro 4 termina con 15 punti, nel giro 5 e nel giro 6 lavoriamo questi 15 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 7 lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 8 lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. E nel prossimo giro lavoriamo un punto basso e una diminuzione. E ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 9 ci sono 6 punti, nel giro 10 lavoriamo questi 6 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 11 lavoriamo 6 aumenti. In ogni punto lavoriamo 2 punti bassi. Con il giro 11 abbiamo già iniziato a lavorare la testa dell'angelo. Nel prossimo giro lavoriamo un punto basso, un aumento, 2 punti bassi nel secondo punto e ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 13 lavoriamo 2 punti bassi, un punto in ogni punto per 2 volte e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro 13 ci sono 24 punti nel giro. Dal giro 14 al giro 17 lavoriamo questi 24 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 18 lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Alla
Alla fine del giro riempiamo bene la testa con l'ovatta o, come nel mio caso, con l'ana che è uscita dalla barba dello gnomo di 2 settimane fa, e nell'ultimo giro lavoriamo 9 diminuzioni. 1, 2, 3, 9. Tagliamo il filo se necessario, aggiungiamo un po' di ovatta, infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane passando attraverso la mezza catenella esterna di tutti i punti che rimangono, da fuori verso il centro. Tiriamo per chiudere. Se vogliamo passiamo ancora tramite qualche punto per chiudere meglio. E nascondiamo il filo all'interno della testa. Riempiamo con un po' di ovatta anche il corpo da sotto. E la struttura del corpo dell'angelo è già pronta. Per quanto riguarda le braccia e le manine, lavoriamo sempre con la tecnica amigurumi, quindi non vi faccio vedere la lavorazione dei giri passo passo, sono 2 pezzi staccati, il braccio e la manina che è una pallina. Qui di lato vi scrivo lo schema, voi potete fotografare lo schermo o riscrivere lo schema. Lavoriamo 2 braccia e 2 mani. Una volta che avremo lavorato i 16 giri per fare la manica o il braccio, lavoriamo un ultimo giro. In questo giro lavoriamo un punto bassissimo e una catenella e ripetiamo così per tutto il giro. Nel punto successivo un punto bassissimo e poi una catenella e ripetiamo così per 10 volte in totale. E alla fine lavoriamo un punto bassissimo nel primo punto bassissimo che abbiamo lavorato. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Una volta lavorati i 3 giri per fare la mano, tagliamo il filo un po' lungo e lo infiliamo in un ago senza punta e il filo del cerchio magico lo inseriamo nella manina. Chiudiamo il foro che rimane come abbiamo fatto per la testa dell'angelo. E cuciamo la mano all'interno della manica. Diamo un punto sopra un filo di uno dei punti in modo che non si veda. E fissiamo la manina.
Nascondiamo il filo di fine lavoro della manica. E cuciamo le maniche al corpo. L'unione tra il corpo e la gonna è praticamente perfetta, ma si vede un po' lo scalino della lavorazione a spirale del primo punto, quindi questo punto, se volete, potete lasciarlo su un fianco e verrà coperto dal braccio oppure dietro. Le braccia le cuciamo un giro sotto il collo, qui così, e per cucirle diamo un paio di punti tra la spalla e il corpo. Io le braccia le ho cucite come vi ho mostrato, solo sulla spalla, e le ho lasciate libere, ma se preferite potete cucire le manine tra loro oppure dare un punto a livello del gomito per dargli un po' più di forma, o ancora cucirle di più lungo il corpo perché stiano più ferme. Potete fare come preferite. Per l'aureola usiamo un fil di ferro sottile. Facciamo un cerchietto della grandezza che vada bene per la testa dell'angelo che abbiamo fatto. Fatelo più piccolo di quanto pensate che serva, perché poi ci lavoriamo intorno i punti bassi. Io faccio 2 o 3 giri intorno con il fil di ferro e taglio, e l'inizio e la fine del fil di ferro li arrotoliamo intorno ai 3 giri che abbiamo fatto. E poi le puntine le tagliamo con un tronchesino. Con le dita diamo una forma migliore al cerchio e con il filato che stiamo usando lavoriamo un giro di punti bassi, una catenella e poi un giro di punti bassi, prendendo anche il cerchietto di metallo come se stessimo lavorando intorno al cerchio di una acchiappasogni. Passiamo dentro con l'uncinetto, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto, e nel frattempo nascondiamo la codina di filo. Stringete bene i punti in modo che non si veda il fil di ferro in mezzo e lavorate tutto un giro così. Alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo lungo per poter cucire l'aureola alla testa. Per quanto riguarda l'aureola, la fissiamo con un paio di spilli e con qualche punto cuciamo.
Posizioniamo le ali nella posizione che ci piace di più, le fissiamo con uno spillo e con qualche punto cuciamo. Nascondiamo anche il filo di fine lavoro della gonna attraverso i punti sul rovescio del lavoro. E l'angelo è pronto e vi devo dire che mi piace tantissimo. Ho lavorato tanto a questo schema sia per fare la gonna che per studiare le ali, ma alla fine sono super contenta del risultato e ovviamente spero tanto che piaccia anche a voi. Io l'ho pensato nel calice con le luci, quindi lo mettiamo in piedi, appoggiato a una mensola, al tavolo, dove vogliamo, ma è bellissimo anche appeso. Potreste fare un'asolina che viene su dalle ali e potrebbe essere appeso all'albero, sempre con le lucine o senza lucine. Vi devo dire, sono contentissima. Aspetto di sapere cosa ne pensate voi. Fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. E se rifate questo angelo, mi raccomando, aspetto di vedere le vostre foto. Sapete che potete condividerle con me in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!